Allora, forse il video di oggi farà arrabbiare alcuni chitarristi. Chissà quanti vedranno il video fino alla fine e quanti invece chiuderanno il video prima della fine, perché magari non saranno d'accordo con quello che dirò. Facciamo così: se siete tra le persone che guarderanno il video fino alla fine, lasciatemi un commento scrivendo "pochi ma buoni". Ciao e ben ritrovati. In questo video vi dirò cosa penso di questo nuovo modello di chitarra in stile Stratocaster della Enya che si chiama Inspire e darò dei voti. Nei giorni scorsi ho già fatto un video recensione su questa chitarra, ma mi sono riservato il tempo per provarla a fondo, così da avere un'idea chiara e darvi una valutazione quanto più veritiera. Se non l'avete ancora visto vi lascio il link in descrizione e vi invito a guardarlo perché spiego dettagliatamente tutte le caratteristiche della Inspire. Se poi siete nuovi sul canale e vi trovate qui per la prima volta, vi invito ad iscrivervi. Facciamo una premessa. Da una parte c'è il mondo tradizionale delle chitarre che hanno fatto la storia, quindi strumenti e modelli iconici a cui in tanti siamo affezionati, e dall'altra c'è il nuovo mondo delle chitarre tecnologiche con funzioni innovative. Fino a qualche tempo questi strumenti potevano essere visti come strumenti entry level, diciamo cheap, pensati per un'utenza amatoriale. Ma attualmente le cose stanno cambiando e questi strumenti stanno migliorando giorno dopo giorno. Offrono infatti prestazioni di livello sicuramente superiore ad una normale chitarra entry level e includono funzionalità aggiuntive rispetto ad uno strumento tradizionale che realmente possono semplificare la vita di un chitarrista e, perché no, offrire nuovi modi per fare musica. In questi anni mi sono passate tra le mani molte chitarre, da chitarre cheap a chitarre super costose, e nei video che pubblico ho sempre cercato di valutare lo strumento per quello che è e per quello che offre, mettendo da parte eventuali preferenze personali o paragoni non adeguati. Dopo aver utilizzato questa chitarra, la Inspire, per una settimana, vi dico quello che penso. Partiamo dal primo aspetto, forse il più importante. La comodità di questa chitarra è impareggiabile. Io uso i miei strumenti per varie esigenze, quindi registrazioni, lezioni, studio personale, e suonicchiando anche nei ritagli di tempo durante la giornata, e ho sempre utilizzato chitarre diverse, ma con la Inspire alla fine ho potuto affrontare ogni contesto senza sentire in realtà la mancanza di un'altra chitarra. Il fatto che abbia uno speaker incluso e degli effetti è una cosa troppo bella e comoda, che ti permette di prendere lo strumento e suonare all'istante. Ad esempio, in questo periodo sto preparando alcuni brani per un live e sto studiando questi brani con la Inspire, utilizzando anche la cassa come una cassa Bluetooth, quindi ascoltando il brano originale direttamente dalla cassa. Per quanto riguarda la costruzione dello strumento, mi trovo veramente bene. Il manico è comodissimo, il peso adeguato, la forma del corpo permette di imbracciare lo strumento in maniera veramente comoda, e sono tutti aspetti che sono stati curati a dovere e rendono lo strumento ottimale. Quindi, per la sua comodità e per la costruzione dello strumento, il mio voto è 10. Un altro esempio in cui la Inspire è vincente è quando vogliamo registrare un video al volo. Con una chitarra tradizionale dobbiamo collegare la pedaliera, la scheda audio allo smartphone, invece con la Inspire direttamente cavo tra chitarra e telefono, un cavo USB, e registro il video catturando tutti gli effetti della chitarra con una qualità ottima. E poi questo modello nello specifico mi piace perché ha anche le meccaniche dorate. Inoltre le Inspire hanno tutte 24 tasti, una cosa che personalmente mi piace avere su uno strumento perché mi permette il massimo dell'estensione. Andiamo ad analizzare anche un aspetto che reputo fondamentale dello strumento e mi riferisco alla sonorità, quindi sonorità, pick-up e anche intonazione. La Inspire offre veramente delle ottime sonorità. Attraverso il processore di effetti noi abbiamo tante possibilità di realizzare dei suoni,
tutti personalizzabili al volo attraverso la app del telefono, e possiamo anche controllarli e selezionarli con il foot switch per cambiare i preset con i piedi invece di utilizzare il pulsante qui sulla chitarra. Per quanto riguarda i pick-up, la cosa che mi è piaciuta è la loro definizione, e tra l'altro lo strumento è ben intonato. Quindi in questo caso do un bel 9. Andiamo a prendere in considerazione l'ultimo aspetto di questa chitarra, il suo rapporto qualità-prezzo. Questa chitarra ha un costo che sicuramente non è economico, ma non dimentichiamoci che ci portiamo a casa una chitarra, un piccolo ampli e un processore di effetti, che acquistati separatamente hanno il loro peso. Quindi in questo caso il mio voto è 10. Purtroppo però, nonostante lo sforzo che queste aziende fanno nel realizzare strumenti validi, ho letto e mi rendo conto che in giro c'è ancora molta diffidenza nei confronti di queste chitarre. Da una parte la comprendo, ma dall'altra percepisco anche un po' di scetticismo e chiusura mentale. Quello che voglio dire è semplicemente che bisogna provarle, usarle per un po' e poi fare una considerazione, che sicuramente sarà molto più rispettata piuttosto che sparare a zero. Io credo concretamente che questo tipo di strumenti stanno preparando la strada per un nuovo modo di fare musica, sicuramente tra i musicisti di nuova generazione. Eccoci qui alla fine di questo video. Ho condiviso la mia esperienza con questa chitarra, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciatemi le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se siete tra i chitarristi tradizionali o tra i chitarristi innovativi. Se siete interessati alla chitarra vi lascio anche il link qui sotto per acquistare lo strumento. Inoltre per alcuni giorni c'è anche una grande promozione della Enya che vi farà risparmiare sul costo totale. Trovate tutto in descrizione. Se vi piace quello che faccio vi invito ad iscrivervi al canale, e se volete sostenere attivamente i miei contenuti potete farlo tramite l'abbonamento qui su YouTube o sulla mia pagina Patreon, dove trovate contenuti esclusivi e centinaia di backing tracks. Io per ora vi saluto e noi ci vediamo presto con altre novità. Ciao!